Ciao cari amici, namaste e benvenuti a questo nuovo video. È da tanto che non faccio un video, sono felice di condividerlo con voi e finalmente voglio parlarvi del mio viaggio in India, voglio raccontarvi quello che ho sperimentato, anche se in realtà è difficile da raccontare a parole perché è stato tutto energia. È tutto oltre le parole. Un viaggio davvero molto profondo per diverse ragioni. In primo luogo è stato davvero bellissimo viaggiare da sola in India, andare da sola, stare con me stessa, stare con la mia energia, stare con il mio sentire, senza interferenze, senza altre persone, senza distrazioni, senza dovermi focalizzare verso altri, verso l'esterno. E ho deciso in questo viaggio anche di staccare completamente dai social, mi ero disattivata Instagram, Facebook, eccetera, proprio per dedicarmi a me, al mio sentire, alla mia connessione con il divino. Ed è stato un dono meraviglioso che mi sono data e che auguro a chiunque davvero. Regalatevi questo per Natale, non tanti oggetti e oggettini, regalatevi lo stare da soli con voi. Regalatevi lo stare a contatto con la vostra energia, regalatevi il silenzio, perché è davvero meraviglioso e, e cambia completamente la vibrazione a prescindere dall'India quando riusciamo a stare da soli con noi stessi. Ovviamente se non hai mai scavato dentro di te, se non hai mai fatto un lavoro profondo su te stesso, che cosa succede? Che quando sei da solo esce un sacco di cacca, perché tutta quella che hai represso con mille distrazioni, con amici, con parenti, con partner, con figli, con social, con telefoni, con televisione, con tutto ciò che ti può proiettare all'esterno. Nel momento in cui invece hai lasciato andare tutte queste dinamiche perché hai fatto un profondo lavoro su di te, ed è quello che poi diamo come nostro servizio, aiutare le persone a liberarsi da ciò che non sono. Che cosa succede? Che quando sei da sola, che quando sei da solo, wow, esce la meraviglia, perché sei a contatto con il sé, sei a contatto con la tua parte più profonda e nel silenzio è molto più facile percepire e riconnetterti al divino che è in te. L'India ovviamente ha contribuito tantissimo in questo e vivo in Thailandia ormai da tanti anni, se mi segui lo sai che è ormai da 8 anni che sono fissa in Thailandia, la mia prima volta è stata 11 anni fa, quindi per me la Thailandia è casa. Il contatto con l'India è stato il contattare proprio la Madre Divina. Quando ho messo i piedi in India e anche la prima volta che misi i piedi in India ho sentito ok, sono nella terra della madre, sono nella terra della Madre Divina e è proprio la sensazione che arriva quando scendi dall'aereo, almeno è quello che a me arriva quando scendo dall'aereo e arrivo in India. E andare ad Arunachala, andare in questa terra santa è stato qualcosa di davvero potentissimo. Ho fatto video in passato dove parlo di terre sante, ho parlato del mio viaggio a Medjugorje, ho parlato di quando sono stata ad Assisi e in comune c'è proprio questo sottofondo di pace, di connessione, di armonia con il divino, con la natura, che lo si sente. È un silenzio profondissimo che arriva al cuore e senti proprio questa espansione del tuo anahata, del tuo chakra del cuore, questa vibrazione che è potentissima. E quando sono arrivata a Tiruvannamalai, la terra di Ramana Maharshi, un santo che cito spesso, che amo tantissimo, ho proprio sentito questa vibrazione del chakra del cuore che non mi ha più lasciata e anzi ho portato con me anche in Thailandia ed è stata davvero potentissima e non potevo non sentirla. Avete presente quando fate il sound healing? Non so se avete mai fatto questi bagni di gong con le campane tibetane dove senti questi suoni e questi suoni vanno ad attivare una certa vibrazione in te, vanno a pulire proprio le tue cellule, vanno a risvegliare il suono di ogni microorganismo, di ogni piccola parte del tuo apparato psicofisico. Ecco, Arunachala è un bagno di gong senza gong.
è qualcosa davvero di potentissimo, perché senti questa vibrazione come se stessi in un perenne sound healing senza sound healing. Addirittura mi svegliavo durante la notte per l'energia, cioè l'energia era talmente potente che mi svegliava. Quindi dormivo, a un certo punto sentivo talmente tanta energia che mi svegliavo. Potentissimo, qualcosa di davvero potentissimo. E lo stare lì è stato proprio il connettermi a qualcosa che mi appartiene oltre questa vita, perché ho avuto dei flash di altre incarnazioni dove stavo lì, dove praticavo lì, e il tornare lì è stato proprio il risvegliare quell'essenza, quell'energia. Il vedere Arunachala, la montagna sacra di Shiva, è stato qualcosa di commovente, di emozionante, di fortissimo. E nell'induismo si dice che Arunachala è non solo la rappresentazione di Shiva, bensì è Shiva stesso, è la manifestazione di Shiva. Shiva chi è nell'induismo? Shiva è il divino, è Dio, è quell'essenza divina che è anche in qualche modo nominalizzato come distruttore, colui che attraverso la sua danza spazza via ogni illusione. Tutte le illusioni, gli attaccamenti, le identificazioni con la personalità, con il corpo, con la mente, con le emozioni. Shiva danza e in questa danza con la vita spazza via ogni illusione. E Shiva è anche il dio della compassione e dell'amore incondizionato. Ed è nel tantrismo il potere dell'energia maschile, colui che va, che penetra, che compie azioni e che con il suo potere trasmuta e trasforma. Quando ho visto Arunachala ho visto Shiva, ho proprio detto sono arrivata da Shiva, sono da Shiva. E quindi è stato qualcosa di davvero molto profondo. Tutto si è unito anche a una detox, perché stando lì ho scelto di mangiare soltanto banane e arance per tutti i giorni di questo mio ritiro, e quindi ero anche in uno stato angelico grazie al fatto che quando mangi frutta comunque, a prescindere da dove sei, ti connetti in maniera molto più profonda al divino. E quindi fare questi giorni dove ho mangiato solo ed esclusivamente frutta mi ha permesso di fluire ancora molto più in profondità nella meditazione, nelle pratiche, anche se non è stato poi così difficile fluire nelle pratiche, perché l'energia appunto circostante era talmente potente che entravi in meditazione e passavano ore senza davvero rendertene conto. Quindi ecco, la detox mi ha accompagnato e non è stato difficile meditare a lungo anche grazie alla detox, e non è stato difficile fare la detox grazie al fatto che ero ubriaca di energia e mi nutrivo di questa energia. Ho fatto anche un collegamento a quando Gesù dice bevete il vino che è il calice del mio sangue e della nuova alleanza. E che cosa fa il vino? Il vino ti ubriaca, no? E quando tu ti nutri del sangue del divino, quando tu ti nutri di questa frequenza divina potentissima, sei ubriaco di energia e hai questa ubriacatura senza il minimo bisogno di prendere sostanze esterne. Le sostanze esterne sono soltanto una sorta di ciuccio per un bambino, quando invece il bambino vuole la mamma e la mamma è Dio. E questo Dio ti nutre in una maniera indescrivibile rispetto a quello che può dare il ciuccio a un bambino. Quindi ecco, spero che arrivi questa metafora, perché è proprio quello che arriva a me costantemente in tante occasioni davvero. E voglio condividere con te due dei, chiamiamoli click,
più profondi che mi sono arrivati in India. Li ho già condivisi a diverse persone che seguo in coaching. Ho aspettato per fare questo video perché poi sono tornata in Thailandia catapultata nella materia perché avevo da fare un sacco di cose a livello terrene, ho guidato altre persone in un ritiro di meditazione camminata subito la settimana dopo l'India, e quindi ho detto ok, aspetto di avere un po' di tempo per mettere insieme tutti i tasselli e poi condividere nel mio spazio, nel mio ascolto. Quali sono questi due click, due consapevolezze importanti che click è quasi sminuirli, perché poi sono state davvero delle rivelazioni. Sono stata in India nell'ashram di Ramana Maharshi e sono stata diversi giorni lì, è stato davvero potentissimo. Entravo alle 6 del mattino con questi canti, questi mantra che davvero ti aprivano il cuore, e ho proprio percepito queste due energie potentissime che arrivano dall'India, cioè sei in strada e c'è il caos totale, clacson, casino, traffico, già alle 6 del mattino, un casino totale. E poi arrivi lì, entri nell'ashram dove ci sono cartelli ovunque, tra l'altro con scritto silenzio, all'interno dell'ashram non si può parlare, anche perché il più grande insegnamento di Ramana Maharshi, oltre alla domanda madre che trasmetteva chi sei tu, è proprio il silenzio. Il silenzio era uno dei più grandi insegnamenti di Ramana Maharshi, oltre appunto alla domanda chi sei tu. E quindi all'interno dell'ashram regnava questo silenzio che emanava proprio una vibrazione di pace, di gioia, di chakra del cuore, di espansione. Davvero, entravo lì alle 6, iniziavamo a meditare, c'era questa meditazione che veniva svolta, diciamo, dalle 6 del mattino fino alle 11, poi c'era una pausa dalle 11 alle 2 si rientrava e di nuovo si meditava fino alle 7 e mezza, 8 di sera. Quindi una sorta di 10 ore di meditazione al giorno. E credetemi, l'avessi fatto qui, nella mia cameretta, per quanto pulisca l'energia, per quanto possa essere da sola, comunque ci sono delle vibrazioni che vanno in qualche modo a interferire in una meditazione così profonda come potrebbe essere una meditazione di 10 ore. Lì volava, cioè un'ora era 2 minuti, cioè i 2 minuti in cui ti metti in meditazione a casa, lì corrispondevano a un'ora che neanche te ne accorgevi. C'era la lancetta nella stanza di Ramana Maharshi, che era poi la stanza dove lui insegnava, quindi c'era ancora la sua energia, un sacco di devoti che venivano lì. Ho avuto la possibilità di meditare a fianco a dei bramini, a fianco degli asceti, e innalzavano la vibrazione in un modo davvero indescrivibile, emanavano una pace indescrivibile. E all'interno di quelle stanze, di quella stanza in particolar modo, c'era questo orologio che ogni ora faceva un click, quindi schioccava l'ora, e a volte veramente mi sedevo, sapevo che erano, per dire, le 2:05, e dopo quelli che pensavo fossero 2 minuti suonava l'ora, dicevo com'è possibile che sono le 3, è sbagliato. Guardavo e vedevo che effettivamente era passata un'ora, quindi wow, davvero potentissima. E prima di condividerti i 2 click più profondi che mi sono arrivati, te ne aggiungo un altro che non è da poco, che fondamentalmente ho già detto tante volte, avevo già consapevolizzato, e questo viaggio me l'ha semplicemente sottolineato e confermato, che l'importanza del gruppo, del Sangha, della coscienza collettiva è davvero qualcosa di fondamentale nel nostro cammino spirituale, è qualcosa che ti
che ti sostiene, che ti guida, che ti trasforma, che ti aiuta. Cioè, quello che tu puoi fare da solo è 1, quello che puoi fare con un gruppo è 10. Cioè, è qualcosa di incredibile. Il detto chi fa da sé fa per 3, in questo caso crolla completamente. E la potenza nello stare a contatto di anime così profondamente in uno stato meditativo elevava proprio a dismisura la mia meditazione e la mia pratica. Qual è il beneficio? Poi mi potrei dire, ok, e poi nel quotidiano che cambia? Qual è il beneficio? È questo contatto col sé, è questo contatto col divino, è questa espansione del cuore che rimane. E quindi ti dico ancora una volta e ancora di più, pratica con dei simili, trova dei tuoi simili. Per questo noi portiamo avanti la nostra Accademia di Luce, per questo noi facciamo i nostri ritiri qua in Thailandia, perché quando ti unisci ad un gruppo con altre anime affini, che sia una, che siano 2, che siano 10, che siano 100, la tua vibrazione ha un'accelerata, la tua evoluzione ha un'accelerata e il tuo andare in profondità, il tuo connetterti al tuo sé è davvero, davvero molto più facile di tutta la lotta che può avvenire quando sei da solo. Ecco, quindi questo è un click importante che ti voglio condividere e ho trascorso questi giorni con questa alternanza di canti, mantra, tutti insieme. È stato qualcosa di davvero profondo. Purtroppo non ho potuto registrare perché è vietato portare telefoni all'interno ed è bellissimo che sia così e ringrazio che sia così perché si rovinerebbe tutto se iniziassero a esserci le persone a farsi selfie, a fare i video, a parlare a un dispositivo invece di essere lì. E la magia dell'ashram è proprio l'andare indietro nel tempo. Non c'è più quest'era. Torni all'epoca dei maestri, non è cambiato niente, è ancora tutto così com'è. È ancora tutto così. Non percepisci più che sei nel 2025. Esci fuori dal tempo, torni lì. Ed è bellissimo perché ho letto tanti libri legati a Ramana Maharshi, a Yogananda, a Nanda Moima, le loro storie di vita. E quando vai lì, non è passato quel tempo. Tutte le storie legate ai Brahmini, agli asceti, lì ci sono ancora. Poi per carità, non penso che tutte le zone dell'India siano così. Tiruvannamalai è qualcosa veramente oltre il tempo. È proprio un luogo santo, è un luogo sacro. E non è per tutti, eh. Devi essere pronto o pronta per andare in India. Devi essere chiamato per farlo e non consiglierei mai ad una donna da sola di andare in India senza una guida, senza dei contatti, eccetera. E non è una vacanza normale e non hai i comfort che può avere ad esempio la Thailandia, che vieni qua, hai tutto, hai la bellezza, ok? Lì c'è una bellezza, è una bellezza potentissima, profondissima, è cruda, è autentica, è vera, non hai il ricamino, non hai la cosa carina. Potresti spaventarti e scappare e potresti non comprendere quella bellezza che è nascosta anche dietro magari l'estrema povertà, ad esempio, che puoi percepire, l'estrema uscita dalla zona di comfort che puoi percepire, perché almeno a Tiruvannamalai non c'è un ristorante stile i nostri, non c'è un supermercato internazionale, cioè vieni qua in Thailandia, se non trovi le tue cose, c'hai il 7-Eleven, c'hai il ristorante italiano e te la arrangi. Lì non trovi niente se non la pura e nuda, cruda India. Mi hanno colpito due cose, poi ci arrivo, i click, ti tengo in sospeso. Mi hanno colpito due cose davvero
che portano anche a riflettere. Uno, in tutto il mio viaggio non ho mai visto carne, animali morti o sponsorizzazione di carne. Tutti i ristoranti a Tiruvannamalai sono vegetariani. Vai ai mercati e vendono frutta e verdura e non c'è proprio, c'è questa assenza di carne perché fondamentalmente i grandi maestri erano tutti vegetariani, l'induismo insegna il vegetarianesimo e proprio nella cultura vera indiana, nella tradizione indiana, il mangiare tamas, il mangiare animali morti, il mangiare cibo in putrefazione crea karma, crea sofferenza e l'induismo, lo insegna anche l'amato Gandhi, trasmette invece la non violenza e mi ha davvero aperto il cuore vedere questa coerenza. Poi, ovvio, ti avvicini all'aeroporto a Chennai e inizi a leggere restaurant non vegan, cioè il contrario di quello che vedi anche qua in Thailandia, ma in Italia lasciamo perdere, no? Per dire, in Italia, anche in Thailandia, trovi vegan restaurant, quindi ristorante vegano, ristorante vegetariano, è una cosa particolare, no? Invece lì il contrario, cioè Tiruvannamalai zero, cioè proprio zero. Non mi sono apparse queste scritte, non mi è apparso un menù con della carne, cioè ora non so se ho attratto io, ma è stato qualcosa davvero di meraviglioso, anche nell'ashram era tutto solo vegetariano e ho avuto modo di parlare con tante persone e mi confermavano tutte di essere vegetariane, quindi qualcosa davvero di meraviglioso. Le persone locali, per loro è normale essere vegetariani e seguono davvero il principio che trasmettono i maestri, perché poi Ramana Maharshi non ha mai mangiato carne nella sua vita, Yogananda non ha mai mangiato carne nella sua vita, Krishnamurti non ha mai mangiato carne nella sua vita e cavolo, facciamoci due domande ed è bellissimo vedere questa coerenza, no? E poi ti avvicinavi all'aeroporto e iniziavi a leggere ristorante non vegano, ristorante non vegetariano, dicevi ah ok, cioè incredibile. E un'altra cosa che veramente non si vede è il denaro, cioè è quasi come se non ci fosse. Alloggiavo a 2 passi veramente dall'ashram, solo che essendo una zona davvero molto caotica, trafficata, preferivo andare in taxi all'ashram e ho chiesto al gestore dell'hotel di avere un taxi che mi portasse e che poi mi venisse a prendere a fine giornata. Quanto era la cifra, ho chiesto. Sembrava proprio stupito che chiedessi una cosa del genere e mi ha detto, beh, guarda, qui facciamo tutto a donazione, come dai quello che senti. Cioè, cose che per carità in parte ci sono in Thailandia, in Europa non lo so dove sono ancora queste cose. Quindi è stato davvero bellissimo. E anche all'interno degli ashram, dei templi, è stato molto bello non vedere il denaro. Cioè, dopo un po' di giorni mi sono accorta che non c'era. Anche all'Arunachalam Temple, al tempio di Arunachala, un tempio veramente bellissimo, con un'energia potentissima. Pensate che è il tempio in cui Ramana Maharshi da ragazzino a 13 anni ha scelto di andare. Non so se conoscete la storia di Ramana Maharshi. Ramana Maharshi a 13 anni ha avuto la sua illuminazione, quell'illuminazione che è stata un'andata senza ritorno. Quindi a 13 anni ha avuto un momento di enorme paura della morte, è stato in questa paura della morte, ha realizzato di essere quella coscienza che poteva osservare chi vive e chi muore, chi pensa e chi è il corpo, chi sente emozioni, e da lì è nata quella domanda che ha rivoluzionato la sua vita. Se io osservo colui che vive, colui che muore, colui che pensa, colui che cammina, colui che ha delle emozioni, chi sono io?
chi è colui che osserva. E Ramana Maharshi all'età di 13 anni ha lasciato il suo paesino, ha preso un treno, è arrivato a Tiruvannamalai proprio con lo scopo di andare ad Arunachala, Shiva itself, la manifestazione di Shiva, e è andato al tempio di Arunachala, è andato diciamo un po' in una parte sotterranea del tempio e è stato lì per un tempo davvero lunghissimo a meditare. Pensate che aveva talmente perso l'identificazione con il corpo che dei piccoli insetti avevano iniziato a mangiucchiarlo e lui nemmeno se ne accorgeva, perché era in uno stato di estasi e di samadhi profondissimo, totale. Poi, dopo non so quanto tempo, è tornato a percepire il corpo e è tornato in qualche modo a cercare di vivere in questo mondo. Nello stesso tempo quello stato di illuminazione non l'ha più lasciato. Quindi a differenza di tanti, anche di noi, no? Che magari abbiamo quel barlume di illuminazione, quell'attimo, quel click di realizzazione, di comprensione, di sentire, di coscienza, che poi però magari va via e torni nell'ego, nella personalità, nella materia. Lui non è più tornato. Cioè, a un certo punto ha scelto di un minimo riprendersi cura del corpo e nello stesso tempo quello stato di illuminazione non l'ha più lasciato, e andare a meditare nel tempio di Arunachala, in quella parte un po' sotterranea dove Ramana Maharshi a 13 anni era stato lì a meditare. È stato davvero qualcosa di potentissimo, cioè istantaneamente andavi in uno stato davvero profondo di meditazione, davvero profondissimo, di connessione, di espansione, di amore. E lì nell'ashram di Ramana Maharshi, come vi dicevo, ho realizzato dopo giorni che non si vede il denaro, cioè non vedi neanche quei box che magari puoi vedere nelle chiese, nei templi, anche qua in Thailandia con scritto donation, donazione e così via. Lì non ne vedi. Cioè, ora non lo so se di nuovo sono io, non ne ho visti. Ed è qualcosa di particolare, perché dà spazio proprio a chiunque. E in India ci sono le caste, nell'ashram di Ramana Maharshi c'era qualunque tipo di casta e di non casta, quindi gli asceti che sono al di fuori di ogni casta perché lasciano l'identificazione con il loro nome, con la loro casta, con la loro identità, escono dalla casta proprio perché non sono più nulla e sono liberi, non sono più figli, non sono più nipoti, non sono più genitori, non sono più nulla, fuori da ogni etichetta, da ogni identificazione. E quando ti metti a meditare vicino a loro, ad alcuni, poi non tutti, ad alcuni senti davvero un'energia potentissima, potentissima. Ok, quali sono i 2 click più importanti che mi sono arrivati? Un click davvero importante mi è arrivato il primo giorno. Il primo giorno ho scelto di farmi guidare da un ragazzo del posto nei luoghi più importanti, più speciali, perché volevo avere proprio un quadro generale, no? E farmi guidare da qualcuno di lì è qualcosa che ti agevola tantissimo, soprattutto il primo giorno. Poi una volta che l'hai fatto capisci e ti muovi in base anche al tuo sentire. Poi io ho scelto di stare perennemente nell'ashram di Ramana Maharshi, quindi non avevo neanche più bisogno di una guida. Entravo alle 6, meditavo, uscivo alle 7:30, 8 che erano, e andavo all'alloggio. Quindi è stato così il mio sentire, ho seguito il mio sentire, ho rispettato me stessa ed è stato davvero qualcosa di bellissimo. E per questo vi dico, viaggiate da soli, perché se sei in compagnia devi sempre stare a vedere quell'altro cosa vuole fare, e a quello va bene così, al partner può andare bene quella cosa oppure no. Ci sono sempre questi compromessi che limitano il tuo sentire. Invece lì è stato proprio bellissimo, perché ho detto ascolto me stessa e faccio quello che sento e basta.
E quello che mi ha chiamato principalmente è stato Arunachala e l'ashram di Ramana Maharshi, che poi sono un tutt'uno, perché l'ashram di Ramana Maharshi è ai piedi di Arunachala e dentro all'ashram fai questa camminata scalzo in cima alla montagna di Arunachala e arrivi poi alla cima di Arunachala, dove ci sono anche le grotte dove meditava Ramana Maharshi, c'è una vista su Tiruvannamalai spettacolare. Il primo click me l'ha dato proprio questo ragazzo che mi ha guidato, mi parlava del fatto che è una guida lì e mi parlava con entusiasmo del suo lavoro, del suo servizio, e gli ho detto: ti piace il tuo lavoro? E lui mi ha guardato e mi ha detto: è il lavoro che Dio mi ha dato. E non è tanto la risposta in sé, quanto quello che mi ha emanato. Cioè, non si poneva neanche il dubbio, non è che si chiedeva, non aveva questa energia prettamente poi occidentale, prettamente maschile, che dice vado, prendo, faccio, quello è il mio obiettivo, devo muovermi in direzione del mio obiettivo e così via. Cosa mi ha dato Dio? Qual è il lavoro che Dio mi ha dato? Ed è stato molto profondo, perché sentire lui che mi ha dato questa risposta mi ha fatto dire: ok, qual è il lavoro che Dio mi ha dato? Qual è il lavoro che Dio ti ha dato? Prova a chiedertelo. E non è detto che sia il tuo lavoro, il lavoro che ti porta i soldi, perché a me, come prima risposta, è stato l'essere madre e l'essere moglie. Perché sono due lavori che Dio mi ha dato in questa incarnazione, che Dio mi ha donato e che con gioia, senza neanche pensarci, va bene, non va bene, mi piace, non mi piace, posso fare altro oppure no, sono arrivati a me in maniera totalmente spontanea, senza nemmeno che io mi chiedessi: è questo che voglio oppure no? Quando mio marito mi ha chiesto di sposarlo, una delle prime cose che mi sono detta è: se mi arriva è perché Dio vuole questo, è perché una parte di me, Dio itself, Dio stesso, Dio che è dentro di te, sta creando questo, perché altrimenti non me l'avrebbe chiesto. Se Dio non fosse stato d'accordo, mio marito non mi avrebbe chiesto di sposarlo. Se io non avessi chiesto questo, non avrei attratto questo, perché l'esterno è sempre un'estensione di noi e chi abbiamo all'esterno è una nostra rappresentazione, è un'estensione, è una manifestazione del sé. E quindi mi sono detta proprio: qual è il lavoro che Dio ha dato a me? E mi è arrivato questo: l'essere madre, l'essere moglie, prima dell'essere una guida, il dare il mio servizio, il dare il mio contributo, eccetera. Quello mi è arrivato in maniera razionale dopo. La prima risposta è stata questa. E quindi ti chiedo proprio di chiedertelo, senza darlo per scontato. Qual è il lavoro che Dio ti ha dato e che è stato così spontaneo e fluido che tu non ti sei neanche chiesto se è per te oppure no, se ti piace oppure no. Esattamente come questo ragazzo ha sentito il suo servizio, cioè non si era neanche mai chiesto se gli piaceva il suo lavoro. Era talmente spontaneo e naturale il suo sentire che era il dono che Dio gli aveva dato, che l'aveva portato a farlo in maniera fluida e spontanea senza neanche chiedersi se era per lui oppure no. Ecco, questo sento che è il dono che Dio ti ha dato. Quando capisci questa spontaneità, questa dote, questo talento che tu hai, questo spontaneamente essere questo in questa vita, perché poi, cioè, sono diventata madre molto giovane, a 16 anni aspettavo mio figlio. Essere madre è la cosa più spontanea che mi è arrivata. E quante persone in coaching, anche più grandi di me di età, mi dicono: sei stata una madre, sei una madre per me. E magari hanno 20 anni più di me. E mi dicono: sei una madre per me. Quindi l'essere madre è il dono che Dio mi ha dato, è il lavoro che Dio mi ha dato. Un altro click davvero importante mi è arrivato l'ultimo giorno.
Non era proprio l'ultimo giorno in India, era l'ultimo giorno all'ashram di Ramana Maharshi. Tra l'altro, mentre vi parlo, ce l'ho qui, bellissimo. Ogni tanto mi guarda mentre parlo. L'ultimo giorno stavo camminando perché poi c'era questa alternanza di meditazione statica, canti e meditazione camminata. Scusate, vi arriva un sacco di luce dalla mia finestra e apro una parentesi. Il tuo compito non è essere il sole, bensì aprire la finestra per far sì che il sole possa entrare. Ti lascio questa consapevolezza a macinare dentro di te, questo semino, a crescere in te, e torno a raccontarti l'ultimo giorno nell'ashram. Stavo facendo questa meditazione camminata, facevano fare questa meditazione camminata circolare nella sala più grande dell'ashram, che è la sala dove si dice, anche se non c'è proprio un'informazione certa, che lì è stato messo il corpo di Ramana Maharshi quando ha lasciato il corpo Ramana Maharshi, quindi sotto, e in questa sala è proprio dove Ramana Maharshi ha lasciato il corpo fisico, questo è certo. E dove Ramana Maharshi ha lasciato il corpo fisico è stato creato un altare dove vi è la statua di Ramana Maharshi e davanti il lingam. Rappresentazione, proprio è difficile davvero usare le parole per descrivere queste cose. Diciamo la rappresentazione di Shiva, del divino, del sé, che è oltre ogni rappresentazione, oltre ogni forma, oltre ogni nominalizzazione, oltre ogni concetto. Il lingam vuole proprio rappresentare questa unione, energia femminile, energia maschile, questa fusione, Dio oltre ogni manifestazione, immagine, rappresentazione, nominalizzazione. Vi è questo lingam sull'altare e ogni giorno, 2 volte al giorno, vengono fatti tutti i rituali induisti di celebrazione e devozione. E intorno appunto a questo altare si fa questa meditazione camminata. Ogni tanto nella meditazione camminata mi fermavo, toccavo quelle che potevano essere un po' confini che ti separavano, diciamo, dall'altare alla meditazione camminata. C'era questa sorta di recinto che ogni volta che lo toccavo, mamma mia, sentivo un'energia potentissima, tra l'altro. E mentre camminavo in questa meditazione in camminata mi è arrivata proprio questa consapevolezza, come una sorta di voce, di realizzazione, che mi ha detto: la spiritualità non è una ricerca. Ed è stata una realizzazione profondissima, un qualcosa che in qualche modo avevo già, forse a livello mentale, consapevolizzato, e nello stesso tempo lì è arrivato dritto al cuore una consapevolezza, una realizzazione. La spiritualità non è una ricerca, perché siamo già la spiritualità stessa, siamo già quello spirito, siamo già quell'amore, siamo già quella gioia, siamo già Dio. Dio è già noi. E io sono già Shiva e Shiva è me. Siamo Shiva. Siamo già Shiva. Quindi la ricerca della spiritualità, il cammino spirituale, il ricercare la spiritualità è una delle più grandi illusioni che mi hanno accompagnato fino ad ora, che facevano parte della mia vita, il credere che dovessi ricercare qualcosa per accedere a quel contatto, per realizzare il sé, per riconnettermi al mio spirito,
dovevo compiere un cammino, dovevo compiere delle azioni, dovevo fare qualcosa per raggiungere qualcosa, dovevo ricercare per trovare. E invece lì, mentre stavo camminando intorno a questo lingam, a questa energia profondissima, mi è proprio arrivato: la spiritualità non è una ricerca. E questo credere che la spiritualità debba essere una ricerca è una delle più grandi illusioni. È già tutto qui. È già tutto qui e ora. E mi sono riaffiorate alla mente delle parole di un maestro zen che in un'altra parte del mondo diceva: Ordinary mind is the way. La mente ordinaria è la via. Cioè non hai bisogno di staccarti dalla vita quotidiana per trovare la spiritualità. O meglio, a volte hai bisogno di farlo per poi capire che non ne hai bisogno. Hai bisogno di fare lavoro su di te per poi capire che chi lavora su di sé non è chi tu sei. E quando lavori su di te, a livello psicologico, a livello mentale, a livello emozionale, stai lavorando su una bambola di pezza, stai lavorando su qualcosa che non è ciò che tu sei, perché ciò che tu sei è già in pace, è già libero, è spirito, è Shiva stesso. Tu sei già Shiva, tu sei già Dio, tu sei Dio. E Dio è te. Yogananda diceva: Padre, aiutami a ricordare che io e te siamo una cosa sola. Ed è proprio quello che ho sentito. E lì in meditazione, connettendomi con Arunachala, dove costantemente arrivavano a me senza cercarle immagini di Arunachala, di Ramana Maharshi, del Buddha, mi è arrivata un'immagine bellissima di tutti questi maestri, persone, eventi, la vita sulla terra, l'universo, che erano in una mano. E poi ho visto che questa mano era la mano del Buddha, che è un'altra rappresentazione del divino. Siamo in questa mano e nello stesso tempo siamo la mano e siamo anche colui che ha questa mano. Siamo tutto e siamo uno. E lì in meditazione ho sentito tantissimo che il mio corpo fisico era lì separato dalla montagna e in realtà ciò che sono era la montagna e la montagna era me. Ciò che sono è Dio e Dio è me. E questa è stata una realizzazione davvero profondissima che voglio trasmetterti. Fai tutti i cammini spirituali che vuoi. Vieni a fare dei ritiri perché ti aiuteranno tantissimo a realizzare questo. Viaggia, lavora su di te, trova un gruppo di pari con cui meditare e praticare insieme. Nella nostra accademia facciamo questo a distanza online proprio per far sì che possano riunirsi delle anime affini. Lavora su di te, lavora sulla tua personalità e nello stesso tempo ricorda che ciò che tu sei non ha bisogno di niente, non ha bisogno di diventare niente, non ha bisogno di levare niente, non ha bisogno di modificare o aggiustare niente, non ha bisogno di ricercare nulla, perché tutto questo è Maya, è illusione, e Shiva, con il suo potere, spazza via e distrugge ogni illusione. E quando tutto ciò che credevi di essere, anche una persona spirituale o un essere spirituale che ricerca la spiritualità, quando anche questo viene annientato dal potere di Shiva, ti rendi conto che sei Shiva e che c'è solo Shiva, c'è solo questa consapevolezza, questa conoscenza, questa realizzazione, questa coscienza. Puoi chiamare Shiva, puoi chiamare coscienza cristica, puoi chiamare Allah,
puoi chiamare universo, chiamalo come vuoi. C'è questa coscienza che amo chiamare Shiva, che è tutto, che è Dio, che è uno, e tu sei tutto ciò e non c'è altro. Quindi tutto ciò che vedi esterno non esiste, è tutto Shiva, c'è solo il sé. Ramana Maharshi diceva: c'è il sogno 1 e c'è il sogno 2. Quando dormi nel tuo letto e sogni, fai dei sogni mentre stai dormendo, quello puoi chiamarlo sogno 1. Quando in questa vita, in questo corpo, in questa dimensione ti svegli, apri gli occhi, sei nel mondo, puoi chiamarlo sogno 2. Non credere al sogno 1, non credere al sogno 2. Entrambi sono sogni. Chi è che sta sognando? Nulla esiste e tutto è Dio. Questo viene anche insegnato in un corso in miracoli. Nulla è reale e tutto è Dio. Ti lascio con questa energia. Possa il potere di Shiva distruggere ogni illusione che ancora domina la tua mente. Oh.